persone agiscono in base ai propri valori e convinzioni, ma anche grazie alle influenze complesse delle altre persone, dell'ambiente, delle culture e dei media. Tutti mutano e si influenzano a vicenda in modi complessi. Se ad esempio intervistassimo una persona chiedendogli di esprimere i propri desideri, ci accorgeremmo che questi coinciderebbero solo parzialmente con i suoi comportamenti. Osserveremmo che i parametri che usiamo per caratterizzare le persone cambiano di continuo, proprio in virtù di queste influenze, e che queste oscillazioni orbitano intorno ad un centro e che anche il centro è in movimento. In periodi di rapida evoluzione tecnologica, questo tipo di fenomeno si estremizza. L'iperconnettività ha notevolmente aumentato il grado di relazionalità delle persone, che attraverso smartphone e social network e le tecnologie nelle loro case, scuole, uffici e automobili possono collegarsi con altre persone, luoghi, servizi e oggetti. Gli esseri umani si trovano coinvolti in reti di relazioni sempre più complesse, modificando sempre più la loro visione del mondo. Aumenta la nostra rete di influenza e quindi aumenta il divario tra ciò che enunciamo e ciò che facciamo. Da un lato viviamo in modo lineare, secondo i nostri valori e convinzioni. Dall'altro lato viviamo in modo non lineare, influenzati dalle nostre relazioni in uno stato di costruzione progressivo del nostro futuro. I comportamenti delle persone derivano dall'interazione continua di queste due dimensioni, statica e dinamica, valori e relazioni, convinzioni e influenze, presente e futuri, io e noi. Interagendo, queste due dimensioni creano un terzo spazio, quello del comportamento. Per poter affrontare questo scenario occorre una nuova forma di ricerca che risulti dalla composizione delle migliori tecniche di ricerca classica, qualitativa e quantitativa, e da una componente nuova, capace di interpretare le relazioni complesse tra le persone, in base alle grandi quantità di dati che generano in ogni momento delle proprie vite. Il tutto per essere in grado di interpretare le tensioni e le mutazioni che si manifestano nell'ecosistema relazionale di milioni di persone, al fine di riconoscerne i segnali deboli che permettano di individuare futuri verosimili, possibili e probabili. Questa è l'analisi di Near Future, l'analisi di futuro prossimo.